questa è la gara che vale la stagione. Da Misano si uscirà o con la speranza di poter lottare ancora per il campionato o con la consapevolezza di essere definitivamente fuori dai giochi. Dopo delle bellissime qualifiche, dove mi ritrovo in seconda posizione a mezzo decimo dal primo, è difficile non pensare che questa sia una grande occasione, perché la Aprilia di Ferroni è stranamente molto più umana. Gammarino, primo in classifica, è ai margini della top 10 e tutti gli avversari avanti in campionato sono dietro. Ma immagino vi starete chiedendo, chi è in prima posizione allora? Fabrizio Perotti, anche lui in mega difficoltà al Mugello, arrivato sulla sua pista preferita e soprattutto con degli aggiornamenti alla sua R1, si è dimostrato un avversario tostissimo. Ma adesso è ora di dare il via allo spettacolo. Bene ragazzi, si parte. Nonostante io abbia fatto la settimana scorsa la gara di Coppa Italia e mi dicevo tra me e me, ma sì Luca, cosa sarà mai? È la stessa cosa una settimana dopo, come al solito prima della partenza la tensione è altissima. E questa volta ne ho anche motivo, perché ieri sera prima della gara abbiamo dovuto cambiare tutto l'impianto frenante e soprattutto la strategia di partenza del launch control, perché passando dalla frizione originale alla frizione STM nuova di pacca, grazie a questo nuovo componente, al posto che partire al 30% posso permettermi di partire al 100% senza far saltellare il pacco frizione e di conseguenza la moto. E lo sapete, quando si inseriscono queste variabili in gara non è mai il massimo. Comunque sono fiducioso, speriamo vada tutto bene, testa bassa e vediamo di fare del nostro meglio. Che partenza di merda. Adesso dobbiamo rimettere a posto questo casino, testa bassa, vediamo di recuperare qualche posizione il prima possibile. Mamma mia Lanzi, ma da dove è sbucato fuori? Vabbè, mi ha aperto una voragine, la sfrutto, grazie, e adesso andiamo a prendere i primi tre. Poco male, alla fine del primo giro sono già lì con loro. Per adesso il passo non è incredibile, riesco a stare qui senza troppo sforzo. È inutile cercare di inventarsi qualsiasi cosa e darsi fastidio, perché dietro comunque sono vicini. Lì davanti secondo me hanno il passo per trascinarmi, quindi 10 giri sono lunghi, stiamo qui dietro e vediamo cosa succede.
Salvadori incombe, eccolo lì, pur nonostante una partenza non brillantissima, c'è Luca. Ha recuperato ed è lì. Questi 4 hanno preso un leggero vantaggio nei confronti di Gamarino, Perotti, Lanzi, Terziani, Boscoscuro e Ciacci, questi primi 10. Però come vediamo ancora il gruppo si deve sgranare, ma vedi che i primi 4 un secondino secondo me l'hanno già preso. È una gara di 10 giri così tirata e comincia a essere già una bella differenza. Bravo Saltarelli, Simone Saltarelli con la sua Yamaha a mantenere ancora un po' di vantaggio su Santoro, Ferroni e Salvadori. Ferroni lo abbiamo visto già provare in un paio di occasioni a sorprendere Santoro con la Ducati, ma niente da fare. Luca in grandissima rimonta, Luca Salvadori chiaramente, mentre Perotti salito in sesta posizione ma deve recuperare un po' di terreno. Saltarelli lo vediamo 37.493 giro veloce. Sì, giro veloce della gara chiaramente, però vedi che dietro di lui Santoro, Ferroni e Salvadori hanno recuperato e insomma ormai sono i primi 4, voglio dire, si sono leggermente staccati, hanno un secondo, sì, come abbiamo detto 9 decimi di vantaggio sul gruppone degli inseguitori, che comprende Gamarino, Perotti, Lanzi, Boscoscuro, Terziani, Ciacci, Cocco e Velini. Niente ragazzi, vado tanto sotto alla priglia in inserimento, però quando aprono prendiamo sempre questi 5-10 metri che mi rendono difficile un attacco. Questo per 2 motivi. Il primo, che abbiamo scelto una rapportatura a 5 marce, quindi un po' più dolce in modo da avere meno movimenti e aiutarmi un po' col mio braccio, che come sapete faccio sempre fatica in ogni caso, quindi devo gestire le forze veramente dal primo all'ultimo minuto. In secondo luogo, lo sappiamo, il 1100 Aprilia quando vanno ad aprire a bassi giri, avendo tanta coppia, esce come un fucile. E oltre all'Aprilia anche il Ducati non scherza, perché avendo un V2 ha una coppia sotto pazzesca e soprattutto si ferma anche fortissimo. Quindi nei prossimi giri, per inventarmi il sorpasso, dovrò aspettare proprio il momento giusto. Ferroni 37.180, anche lui viaggia molto bene. Salvadori 37.270, direi caro che tranne Boscoscuro che è in settima posizione in questo giro, tutti hanno fatto la personale miglior prestazione sul giro da inizio gara. Sì, chiaramente ora si entra nel vivo, siamo al 4º giro, quindi voglio dire ormai quasi a metà gara. Ferroni ci riprova, è la terza volta che insiste alla quercia, questa volta sembra farcela e addirittura nello slancio del sorpasso risponde però Santoro all'esterno. Attenzione perché qua l'incrocio di traiettoria è possibile, Santoro infatti ci prova. Richiude la strada Ferroni, bravo, sì. Che bravi tutti e due, complimenti ragazzi. Ma ragazzi, che numeri stanno facendo lì davanti Santoro e Ferroni? Cioè, pazzesco. Per fortuna si stanno dando un po' fastidio. Io, nonostante abbia fatto 37.2, li ho visti andare un pochino via, ma adesso per fortuna gli sono ritornato sotto e devo assolutamente sfruttare questa occasione per farmi tirare insieme a loro. C'è da dire che stanno rischiando veramente tanto, soprattutto Santoro, perché a ogni staccata frena veramente forte, molto a centropista, con tanto carico sul davanti. Quindi per adesso sto a osservare, vediamo cosa succede. Saltarelli 1.37.418 sta facendo una gara veramente incredibile, molto sì, bravo. Però dietro spingono forte, diciamo soprattutto Ferroni in questo momento, mentre Santoro, dopo aver subito il sorpasso, sta perdendo leggermente contatto e ne patisce le conseguenze anche Luca Salvadori. Attenzione, vediamo se si formano due coppie in questo caso. Ancora presto per dirlo, fortissimo alla quercia Ferroni, che sembra aver trovato il suo punto preferito qui a Misano. Davvero gran sorpasso su Saltarelli, prende il comando, vediamo adesso se ne ha per andare via. Questo sarà già un giro molto importante a metà gara, ne approfittano intanto Santoro e Salvadori per recuperare.
mia, che fastidio. Ne ho un po' di più in alcuni punti e Santoro è veramente bravo perché negli unici punti dove potrei attaccarlo chiude tutte le porte. Probabilmente sente il motore dietro, quindi quando mi sento un pelo più vicino, zac, chiude la traiettoria e non mi permette l'attacco. E soprattutto avendo quel Ducati che gira strettissimo e può aprire tanto forte da bassi giri, si può anche permettere di inventarsi delle nuove traiettorie. Ripeto, devo aspettare l'occasione giusta senza avere fretta. Confermato che un altro pilota della nuova M2 Racing, che è Ferroni, sta cercando veramente con tutte le sue forze di da un lato bene, da un lato male, ma penso certo. che Enzo sia più contento che Flavio Ferroni cerchi di allungare. Assolutamente, e insomma ha preso un mezzo secondo di vantaggio, però vediamo come rispondono Saltarelli, Santoro e Salvadori, il quale rimane in quarta posizione. Non so se per studiare la situazione o se invece perché magari fa un po' fatica. Per carità, sta facendo una grande gara, però non riesce fino ad ora stiamo a vedere cosa succede d'ora in poi, ma non riesce ad andare via. Dietro di loro ormai, ecco, come abbiamo detto, sono 5 gli inseguitori. Perotti si è ormai accodato, lo vediamo. Che ha girato in 37.4, ma così come Salvadori davanti a lui, 37.5 Saltarelli e Santoro. Attenzione, Saltarelli con Santoro all'interno. Questa è l'occasione che stavo aspettando da tutta la gara, non ne avrò un'altra. Devo buttarmi dentro ad ogni costo. Attenzione, perché Salvadori va tutto sul cordolo esterno alla quercia, si inventa qualche cosa che lo lancia in terza posizione in questo momento. Mamma mia, ma che cosa ho fatto? Pure stento? Non lo so. So solo che è andata bene. Santoro adesso a strada libera davanti martellerà un ritmo infernale per andare a prendere Ferroni. Io sono un po' in crisi col davanti, non voglio assolutamente rischiare di buttare alle ortiche tutto. Quindi l'obiettivo è stargli attaccato il più possibile, ma senza rischiare.
sempre molto determinato, molto grintoso come sempre Luca, e poi con Saltarelli che dopo aver subito doppio sorpasso fatica leggermente più, mentre direi che per Perotti mi sa che c'è poco da fare. Per adesso 8 decimi, sì. ha girato in 38,3, come dicevi tu prima, probabilmente stress fisico e di gomme nella rimonta, ormai, sì. e adesso non ne ha temo più. Ragazzi, ma che giro ha fatto Santoro? Ho sparato un 37,2 e lui mi ha staccato di un 20-30 metri, vuol dire che ha girato di sicuro in 36. È andato a prendere Ferroni, ma da come abbiamo visto su tutta la gara può succedere di tutto. L'importante è entrare in modalità falchetto, siamo lì, non bisogna avere più di un secondo di distacco, in modo che se all'ultimo giro si daranno un pelo di fastidio io sarò lì per approfittarne. Dopotutto, vi ricordate in Coppa Italia cosa è successo? Quindi testa e non rischiamo, perché in ogni caso il podio va bene. Mi sa che ci siamo, perlomeno può pensare di provarci. Non è facile, non è facile, ma ci prova. Guarda anche Luca Salvadori che si è staccato da Saltarelli leggermente, ma lo ha staccato. Però Santoro è troppo lontano, penso, per lui. È qui la potenza dell'Aprilia, però consente a Ferroni di resistere al curvone. Attenzione però al carro, Santoro cerca uno spazio che attualmente Santoro ancora è lì. Ferroni non gli cede, ma non è ancora finita. Santoro è un po' lontano, ma lancia dentro la sua Ducati. Ferroni resiste all'interno, si toccano i loro due, finiscono, finisce per le terre Ferroni. Santoro è distante. Luca Salvadori si trova al comando, Luca Salvadori al comando, Luca Salvadori, caso abbiamo, vince a Misano, che finale pazzesco. Saltarelli secondo, Santoro terzo, quarto Perotti. Ragazzi, io non so cosa dire, non ci voglio credere. Dopo più di un anno torno alla vittoria in questo modo, una botta di adrenalina incredibile. Ti passano per la testa tutti gli sforzi che hai fatto, tutto quello che è servito per arrivare qui. Perché la vittoria è sempre la vittoria. Penso che sia una delle sensazioni più belle che una persona possa provare. Perché, ripeto, nessuno a parte te può sapere tutto l'impegno che ci hai messo e tutti i sacrifici che hai fatto per arrivare esattamente lì, in quel momento. Mi piace pensare che ogni allenamento, ogni sforzo, ogni corsa fatta al limite delle proprie possibilità è servita per essere lucidi in questa gara e per arrivare al risultato. Ovviamente è stata una vittoria fortunata, perché se non ci fosse stato quel contatto all'ultima curva sarebbe finita diversamente, ma come nella prima gara al Mugello io ho avuto una marea di sfighe, questa volta mi è andata bene e soprattutto queste sono le corse e sono belle così. Adesso fatemi andare sotto il podio e fatemi godere questo giro di rientro, perché è magico. Ragazzi, io vivo per queste emozioni, è incredibile, incredibile. Queste sono le vittorie che veramente ripagano di tutti gli sforzi che vengono fatti per arrivare a questo punto. Come avrete visto anche voi dalla gara, ho capito veramente tante cose stando dietro a Santoro e alla sua Ducati. È incredibile quanto acceleri fuori dalle curve, quanta coppia abbia sotto e soprattutto
è veramente difficile anche da passare in staccata perché frena veramente veramente forte. Poi lui è un po' pazzariel e anche in gara lo ha dimostrato, però dopo tutte le sfighe dell'inverno, dopo le prime 2 gare andate come avete visto, ci voleva. Adesso si parte per Ibiza con il buon Perotti, mi allenerò un po', però mollerò anche un attimo il colpo perché che tensione, ragazzi. Gara di Coppa Italia il 23 agosto al Mugello e subito dopo un'altra gara di Civ National fondamentale per il campionato a Imola. E saranno anche gare doppie, quindi avremo molte più possibilità di avvicinarci alla vetta. Sembra lontana, 20 punti sono tanti, però avete visto, può succedere di tutto in ogni momento. Con questo, ragazzi, vi saluto, mi raccomando, dopo questa gara l'iscrizione, mi dispiace dirvelo, ma è d'obbligo. E come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.